Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gurumeto Asian Food. Oggi torniamo in Giappone per preparare un piatto classico della tradizione e della quotidianità giapponese, ma che io rivisiterò un pochino, almeno nella presentazione. Sto parlando del Saba no Misoni, ovvero lo sgombro al miso. Come già sapete, il miso, la pasta di soia fermentata, è un prodotto tradizionale giapponese ovviamente molto utilizzato e ne esistono tantissimi tipi. Tra i più conosciuti standard possiamo ricordare il miso rosso, l'aka, il miso giallo, il kome, oppure il miso bianco, lo shiro, che è proprio quello che utilizzerò in questa ricetta e come caratteristica ha quello di essere un po' più dolce, un po' più delicato rispetto ai precedenti. La ricetta di oggi è piuttosto semplice e si focalizza soprattutto sul trattamento del pesce prima di cuocerlo. Lo sgombro che utilizzerò oggi è un pesce che notoriamente ha un gusto piuttosto forte e non sempre apprezzato, quindi utilizzerò delle tecniche giapponesi tipo la salagione, la sbianchitura del pesce proprio per togliere un po' di questo retrogusto non sempre piacevole. Gli ingredienti della ricetta sono semplici da trovare, andiamo a vederli tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per il Saba Misoni, lo sgombro al miso, ci serviranno uno sgombro da circa 450 grammi o due da circa 250 grammi, 130 ml di sake, 130 ml d'acqua, 50 g di miso bianco, 2 cucchiai e mezzo di zucchero semolato, mezzo cucchiaio di salsa di soia, mezzo cucchiaio di aceto di riso, 10 g di zenzero, 50 g di bianco di cipollotto o porro, un pizzico di shichimi togarashi, 150 g di riso giapponese e un po' di germogli a scelta. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 4 fasi: la preparazione degli ingredienti, la preparazione del riso, la cottura dello sgombro e per finire l'impiattamento. Per sfilettare lo sgombro cominciamo con il praticare 2 incisioni sotto la testa da entrambi i lati. Facciamo quindi scorrere la lama lungo la spina del pesce da entrambi i lati. Quindi, dopo aver infilato la lama tra il filetto e la lisca, stacchiamolo da una parte e dall'altra. Ripetendo l'operazione dall'altro lato, avremo sfilettato il pesce in 3 parti. Facendo scorrere la lama, togliamo delicatamente le lische ventrali e con una pinzetta quelle centrali. Una volta risciacquati e asciugati i 2 filetti, cospargiamoli di sale e lasciamoli riposare in frigo 20-30 minuti a seconda della taglia del pesce. Affettiamo sottilmente lo zenzero, sovrapponiamo le fettine e tagliamole a julienne molto fina. Una volta fatto, riserviamo. Tagliamo il cipollotto in senso longitudinale e eliminiamo il cuore. Quindi, appiattendolo con una mano, tagliamolo a julienne molto fina. Una volta fatto, conserviamolo in acqua fredda fino al momento dell'impiattamento. Per preparare il riso, cominciamo col metterlo in un colino posizionato sopra una bacinella. Ricopriamo di acqua fredda, mescoliamo bene in modo da togliere l'amido in eccesso, eliminiamo l'acqua e ripetiamo le operazioni per altre 3 volte. Dopo aver messo il riso lavato nella cuociriso, aggiungiamo 160 ml d'acqua, chiudiamo il coperchio e lanciamo la cottura. Ci vorranno 15-20 minuti affinché il riso sia pronto. Passato questo tempo apriamo il coperchio, mescoliamo il riso per separare i chicchi, chiudiamo e lasciamo riposare al caldo fino al momento dell'utilizzo. Asciughiamo con un foglio di Scottex l'acqua che il sale, grazie all'osmosi, avrà fatto uscire dal filetto. Dividiamo ora in 2 ogni filetto e incidiamo ogni pezzo con un taglio a croce, in questo modo. Una volta fatto, passiamo alla fase della cottura. Scaldiamo dell'acqua in una pentola e quando comincia a fremire immergiamo i pezzi di sgombro per 5 secondi. Quindi tuffiamoli subito in una bacinella di acqua ghiacciata, facendoli raffreddare completamente. Adagiamoli ora su un foglio di carta Scottex e tamponiamo nella superficie con un secondo foglio, in modo da asciugarli molto bene. Mettiamo il sake in un pentolino, aggiungiamo l'acqua e facciamo scaldare. Quando il liquido comincia a fumare, aggiungiamo i pezzi di pesce e lasciamoli cuocere a fuoco basso per circa 2 minuti. Quando la polpa del pesce è diventata totalmente bianca, aggiungiamo lo zucchero, la salsa di soia, alziamo la fiamma e lasciamo cuocere 5 minuti. Passato questo tempo, togliamo i pezzi di sgombro e riserviamoli al caldo. Facciamo poi ridurre il liquido di circa metà.
Una volta fatto, sempre tenendo la fiamma bassa, aggiungiamo il miso e diluiamolo bene con una frusta. Appena comincia a sobbollire, aggiungiamo lo zenzero, l'aceto di riso e mescoliamo bene il tutto. Rimettiamo ora i pezzi di sgombro nella pentola e nappiamoli bene con la salsa. Dopo qualche secondo togliamo dal fuoco la pentola e prepariamoci all'impiattamento. Ed eccoci come al solito arrivati al momento dell'impiattamento, che oggi farò in modo non tradizionale ma piuttosto contemporaneo. Con l'aiuto di uno stampino posizioniamo il riso nel piatto pressando un po' e dandogli forma sferica. Adagiamo sopra ogni cerchio un pezzo di sgombro, aggiungiamo qualche cucchiaiata di salsa, spolveriamo il tutto con un pizzico di shishimito-garashi, aggiungiamo su ogni pezzo un po' di cipolla e julienne e finiamo il piatto con un ciuffetto di germogli per decorare. Una volta fatto, il nostro delizioso Saba Misoni è pronto ad essere degustato. Itadakimasu! Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche la ricetta dello sgombro al miso, che come avete visto è veramente facile. Le tecniche che ho utilizzato per togliere il retrogusto al pesce sono tecniche chiaramente che possono essere utilizzate anche per altri pesci che hanno lo stesso problema. In particolare la salagione è una tecnica molto indicata per il pesce che deve essere cotto alla griglia. In questo video le riprese dello sfilettamento del pesce non sono troppo dettagliate, sono andato piuttosto veloce. Se vi serve un qualcosa di più dettagliato con i passaggi ripresi meglio, potete andare a vedere chiaramente il mio video dello Shime Saba Oshi Sushi, dove per l'appunto sfiletto lo sgombro in maniera un attimino più precisa e più comprensibile. E per finire, per quanto riguarda l'impiattamento, come avete visto io ho impiattato in modo piuttosto moderno, ok, a modo mio, mi sembrava bello da vedere. Se non volete complicarvi la vita, molto semplice: tazza, un po' di riso in fondo, il pesce sopra e la guarnizione in cima. Niente di più facile. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale. Come al solito, Gurume Tosian Food, mettete un piccolo like al video e condividetelo. Se non siete ancora iscritti, fatelo subito, mi raccomando, per favore. Iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io come al solito la prossima settimana forse sarò ancora qui per voi con una nuova ricetta. Ciao a tutti!